dura contestazione a Trigoria del popolo giallorosso non ha risparmiato quasi nessuno, nemmeno Fabio Capello ed il presidente Sensi. Giochiamo la partita a Bergamo, non va nella maniera migliore, quindi venivamo anche da un sentimento dei tifosi dell'anno prima, quindi mi avevano preavvertito che c'era qualche movimento insolito a Trigoria, ma ne abbiamo vissuti tanti. Chi viene a Roma sa che Roma è una città particolare e quindi può subire queste contestazioni che secondo me sono generate dal tantissimo affetto che i tifosi hanno verso la squadra, ma allo stesso tempo, quando le cose vanno bene, siamo unici nei festeggiamenti. Le contestazioni è importante, una contestazione civile ma è importante. E ci ha fatto anche questo capire che non eravamo così forti, perché sennò non perde contro l'Atalanta. E quindi la contestazione pesante, come ho detto, ci ha fatto anche capire che i tifo stavano con noi e ci hanno svegliato a un certo punto, perché delle volte quando uno non si rende conto servono altre persone per darti uno schiaffo. Quella contestazione, almeno personalmente, ma c'ero già passato su un certo tipo di atteggiamento, la consapevolezza che la forza la dovevamo trovare principalmente dentro lo spogliatoio per affrontare una stagione nella quale eravamo chiamati a vincere. Siamo all'inizio stagione e dobbiamo stare tranquilli perché abbiamo le potenzialità per fare bene. Io avevo segnato all'andata e al ritorno, mi sentivo abbastanza tranquillo e invece ci fu una contestazione forte, ovviamente perché venivamo da un'annata in cui aveva vinto lo scudetto la rivale cittadina e quindi mi fu praticamente, tra virgolette, sfondata la macchina. Poi io sono molto, caratterialmente anche un po' particolare, un po' li sfidai anche sbagliando e quindi ci trovammo con questa sorpresa che poi non è il tifoso romanista, insomma, l'ho imparato a conoscere negli anni, insomma, però c'era questa rabbia perché venivamo da un'annata in cui i rivali avevano vinto lo scudetto. In realtà il mio scudetto comincia un anno prima, quando avrei dovuto andare via e poi è arrivato il Capello. Capello con le sue parole significative, un terzino come me, e i tifosi che mi volevano bene, molto bene, e il presidente che alla fine mi ha detto deve rimanere, se no va a giocare dentro il mio giardino. Per fortuna sono rimasto a Roma. Si capiva, ecco, da appena iniziamo gli allenamenti che il presidente aveva fatto degli sforzi oltre misura per vincere lo scudetto e coronare il suo sogno. Quell'annata non è stata semplice, eravamo una squadra particolarmente forte anche numericamente e quindi poi è stato tutta una conseguenza. Ecco. Il mercato di quella stagione era nell'ottica di migliorare sempre, ma soprattutto avendo Capello anche gli investimenti fatti erano per puntare a vincere. Noi sapevamo che nei momenti in cui i risultati arrivavano, insomma, avere il pubblico dalla tua parte a Roma non è così complicato. Capimmo che per poter vincere lo scudetto ci voleva un giocatore che garantisse un certo numero di gol e un certo peso specifico e acquistammo Battistuta. Aveva qualche problema al ginocchio, e non solo il ginocchio ma anche la caviglia, e lo curammo e fu l'anno della vittoria del campionato. Spero di ridare o di ringraziare in campo è soltanto lì. Veramente il presidente Sensi ha
fatto un grandissimo colpo sul mercato, quindi ha comprato secondo me l'attaccante più forte al mondo che c'era in circolazione. Presentazione di Batistuta, curva piena, stadio, un entusiasmo incredibile, la città ha avuto sicuramente quella scossa giusta che ci ha portato poi di slancio ad iniziare la stagione che poi ci ha portato allo scudetto. Si parlava continuamente che la maglia numero 9 sarebbe andata a Gabriel, che sicuramente se la meritava, anche a posteriori. Però avrei gradito in quel periodo, soprattutto estivo, che mi fosse stata chiesta sia dall'interessato, cosa che poi dissi nel momento clou, sia dalla società. Quindi fu fatta una propaganda mediatica che mi diede particolarmente fastidio, e quindi anche per principio ho deciso, qualora dovessi scegliere io, di non lasciargliela. Gliela motivai sia alla società che a Gabriel, che saluto, in questo modo qua. Dice, bastava fare una telefonata a me e chiedendomi la maglia, e sicuramente avrei, malvolentieri, ma avrei accettato, perché arrivando un campione di quel calibro, arrivando con quell'età, insomma più grande di me, sicuramente non avrei avuto difficoltà a cedere. Quando si faceva allenamento, si fermava a calciare, quando facevano il cross gli arrivava la palla al volo e diceva gol prima di calciarla, pum! E lui era uno di questi con queste grandi qualità. Era luglio quando tutti parlavano del tridente Totti, Montella e Batistuta. Lui mi chiamò negli spogliatoi e mi disse: tu non ascoltare tutte le voci che ci sono in giro, noi quest'anno se vogliamo vincere lo scudetto tu mi devi fare tutta la fascia, dobbiamo giocare solo con Totti dietro Batistuta e te mi devi fare tutta la fascia e noi giocheremo così. Te la senti? Io ho detto figurati, insomma, pur di giocare assolutamente sì. Del Vecchio è stato il giocatore che dava equilibrio, e soprattutto perché un giocatore che aveva buone qualità tecniche, grande voglia di sacrificarsi e grande forza fisica. Tatticamente valido. Lui rientrava, aiutava a centrocampo, perché qualche volta quando giocavamo con Totti, Montella e Batistuta e magari Cafù sulla destra, che andava anche lui, e Del Vecchio a sinistra, insomma, per la serie Cappello è un tecnico difensivista, c'era un po' da ridere contro quella squadra lì. Mi ricordo che o Zanetti o Emerson davanti alla difesa qualche volta dicevano: ma uno può rientrare, uno di questi qui, e rimanevano là. E Del Vecchio è stato fondamentale sotto tutti gli aspetti, perché poi certe partite lui se le sentiva e riusciva anche a essere un realizzatore. In quel ruolo poteva ricoprire anche le mie caratteristiche, perché insomma la corsa ce l'avevo, era uno che si buttava molto in profondità, avevo anche la forza e la resistenza per tornare, e quindi l'ho fatto volentieri. Forse è stato quello più utile, no, alla causa, perché a parte aveva le caratteristiche anche per sacrificarsi, le qualità per sacrificarsi, ma forse è quello che gioca anche più di tutti, sicuramente, a parte Totti. Quell'anno penso che eravamo veramente forti. Poi quando l'estate arriva Batistuta, Samuel, Emerson, e ti aiuta a avere ancora più consapevolezza di essere forte. Ti danno ancora più motivo per l'obiettivo di vincere, e quindi avevamo iniziato, diciamo, al di là dell'eliminazione in Coppa, molto bene dal mercato. Tutti i componenti di quella rosa diventano o prima o dopo fondamentali, e essere pronti in quel momento in cui sei chiamato ad essere protagonista è fondamentale. Sicuramente il mister era riuscito a creare un clima
mi verrebbe di dire, freddezza, professionalità, essere insomma, concentrati su quello che era l'obiettivo, che non era la domenica, punto. Ecco, abbiamo iniziato in salita, ma eravamo, almeno io personalmente, era quasi un default nostro di pensare a fare di tutto per arrivare là, ma perché avevamo tutto per farlo. Io vedo Cruz davanti al nostro portiere e quindi dico no, ci siamo. Forse però qualcosa dall'alto ci ha illuminato, quindi qualche presenza strana si è messo tra Cruz e la nostra porta e ha fatto sì che la storia in quel momento è cambiata. Evidentemente è stato uno di quei fattori che durante il corso dell'anno si è aggiunto a tante altre piccole addizioni che ci ha portato poi a vincere lo scudetto. Nel primo tempo ho deciso di fare un cambio per probabilmente dare più dinamicità al centrocampo. Sono entrato, poi credo che il girone d'andata l'ho giocato tutto e sono uscito al secondo tempo di Roma-Parma, anzi di Parma-Roma, che era l'ultima partita del girone d'andata. Quindi ho fatto inaspettatamente anche per me parte di quella squadra in pianta stabile per molto più tempo di quello che pensavo e questo sicuramente è stato anche per le assenze che ci sono state dall'inizio. Lecce Roma ci ha dato la dimensione di Batistuta, quindi la consapevolezza che avevamo un terminale offensivo che si è inserito su alcuni dei nostri principali protagonisti, da Totti a Cafu, a Candelà, sicuramente dava la certezza che eravamo fatti per poter puntare al massimo. Lui quando scarica quei tiri, quando scarica quella forza che lui aveva dentro, era proprio la sua voglia di vincere qualcosa con questa maglia, che secondo me ha contagiato tutti gli altri. Noi avevamo davanti delle bocche di fuoco importanti, cioè giocatori che avevano personalità, carisma, fiuto del gol, classe, corsa, Del Vecchio, Montella, Batistuta, Francesco. In quel momento, secondo me, Batistuta ci ha dato dimostrazione della cattiveria che lui ci ha messo nel campo. Magari a volte mi aspettavo che sotto 1-0 potesse entrare, invece entravo esclusivamente quando la squadra era in difficoltà, anche con dei risultati all'andata praticamente mai, perché la squadra vinceva sempre e non c'era per me mai la possibilità nemmeno di 10 minuti, e quindi per me fu molto difficile. Fui vicino ad andare via perché ero particolarmente scontento. Fortunatamente trovai un presidente dall'altra parte che lungimirante, che mi voleva bene, non smetterò mai di ringraziarlo, perché avrei fatto una scelta sicuramente poco felice andando via, e lui si impose dicendo che non mi avrebbe mai ceduto, quindi non avrei vissuto probabilmente il momento più felice della mia carriera, più soddisfacente, insomma, dove poi conosciamo tutti la storia, quindi non smetterò veramente mai di ringraziarlo.
ricordo perfettamente, insomma credo il portiere lo rinviò parlando in aria e arrivai prima di lui, sì. Sì, ma non ci sarebbe arrivato. Dopo Inter-Roma, dove abbiamo perso, dove mi ricordo vagamente una marcatura su Seedorf, non è stato un compito facile, non è anche per quelle che abbiamo perse, è sempre una questione di gruppo. Dopo le partite sempre parlavamo con il mister, delle volte parlavamo tutti insieme, era importante per lui le nostre sensazioni, le nostre motivazioni e il mister spesso ci ha ringraziato di questi magari dettagli che noi in campo avevamo valutato. Ci sono state delle partite importanti, secondo me, da Brescia a Brescia non eravamo perfette perché secondo me potevamo sempre fare di più. Fino alla fine non avevamo paura, eravamo un gruppo unito, come ho detto, spesso, lo dico spesso, non era sempre solo gli 11, era proprio gli 22, compreso allenatore e presidente. Verona, dove perdevamo 1-0, abbiamo tornato alla situazione, abbiamo fatto, il primo gol l'ho fatto io, del 1-1. Anche quando perdevamo 1-0, fino alla fine non avevamo paura. Nella mia carriera ho visto 2 tiri così che mi sono rimasti impressi. Uno quando giocava a Juventus, Cucureddu, mi toccai la palla e tirò un missile, ma questo di Battistuta è stato impressionante. Siccome ero sulla traiettoria dalla panchina, il partito non è calato di niente, ha tirato una bomba nel 7 che non si è vista. Incredibile, sono quelle cose che ti restano nella testa per sempre. Sono contento perché la Roma soprattutto sta dimostrando che vuole far sul serio e questa è la cosa che più mi fa contento. Poi i gol, come ho detto ai colleghi, vanno e vengono, oggi ho fortuna, magari la prossima domenica un po' meno.
Roma-Fiorentina per Batistuta sarà una partita dal cuore spezzato, perché chiaramente lui è sempre stato l'idolo della Fiesole. Grande dolore per il gol, ma grande gioia perché vedeva in fondo a questo tunnel una luce. La luce che era poi il tricolore. La presenza di Pelé in tribuna, capire che in quel momento poteva fare la differenza, la creazione di quel gol ha dato un valore alla sua classe davanti a Pelé, che forse in quel momento Pelé ha capito effettivamente chi era Francesco Totti dal vivo. Ma la cosa che mi ha colpito è stato anche quando il mister ha battuto le mani a Francesco come l'intera panchina, perché Francesco con Capello ha avuto sempre un professore davanti che è sempre stato molto equilibrato, ma soprattutto lo ha sempre stimolato nella maniera giusta per far sì di tirare fuori questa enorme classe. E vedere Capello che batteva le mani a Francesco, che lui lo chiamava il Pibe d'Oro, è stato un motivo di orgoglio per tutti noi. In quel momento noi abbiamo vissuto l'enorme gioia di aver vinto un derby, ma anche un dispiacere un pochino personale verso Paolo Negro, perché avevamo un rapporto, per cui stando in nazionale, insomma è un bravissimo ragazzo. Capire il dramma di quello che voleva significare per Paolo Negro aver fatto l'autogol.
L'ultima partita del millennio fu Juve-Roma e ricordo ancora che l'intervista poi del migliore in campo, la consegna, ho detto perché le stelle poi non hanno brillato stasera, ma appena siamo rientrati nel spogliatoio Amedeo mi avvicinò e credo che in quella partita non fosse in panchina, fosse in tribuna e mi ha detto Tomasi Juve 0-0. Tomasi è a livello straordinario, è un giocatore in questo momento nel centrocampo italiano non è uguale. Avevo fatto cose anche straordinarie visto che ero andato a liberarmi per il tiro dal limite dell'area, ma come spesso accadeva quando tiravo da fuori area era per rientrare in posizione con più calma. Consapevole che quel gol era il 2-0, era la conferma che c'eravamo. Poi sorrido sempre perché l'anno dello scudetto ho fatto 3 gol e nessuno dei 3 gol mi hanno passato la palla ai miei compagni, insomma sono stati tutti rimpalli. E anche quello è stato, ero arrabbiato con Vincenzo che non mi aveva passato la palla. E con Tomasi c'era un rapporto particolare perché lui ti faceva, con la sua calma, con il suo equilibrio, ti faceva incazzare particolarmente. E mi ricordo per esempio spesso gli chiedevamo la palla, ma non solo io, e noi si girava e diceva ragazzi, lo so che volete la palla, ma il pallone è uno, la passa uno, ma gli altri 3 si devono incazzare. E quindi ti disarmava un po'. Però molto spesso pure tirava di sinistro da fuori area e noi ci incavolavamo perché appunto dicevamo Tommy, ma quanti gol ha fatto da fuori area di sinistro? Diceva ma tranquillo, non volevo prendere il contropiede perché altrimenti toccava a me rincorrere l'avversario. L'Atalanta rappresentava un po' quello che rappresenta adesso, era una squadra difficile da battere, era una sorpresa, era una squadra che nel ritmo o comunque nella proposta di gioco era travolgente. Giocare a Bergamo in quel periodo era un banco di prova, tra l'altro su un campo che era per le condizioni ambientali sicuramente non a favore nostro. È stata una prova di forza che abbiamo vinto in maniera convincente e che ha confermato quello che di buono stavamo facendo. La guardo ancora troppo lontano per poter rilassarci un attimo. Mi ricordo che rientrai nello spogliatoio e i ragazzi erano tutti moggi, tristi, e dico ragazzi abbiamo fatto un'ottima partita e credo, anzi sono convinto che quest'anno vinciamo il campionato. Quando giochi a San Siro è un test
importante, un test che ti fa capire il valore che hai realmente, perché di tutti gli stadi è quello che ti porta più pressione. Io mi ricordo che vidi la Roma di Lidl giocare a San Siro con una personalità, con Falcao e Bruno Conti, tutti questi, impressionante. Quindi quando vieni a San Siro e giochi con personalità e metti in difficoltà l'avversario, poi perdi perché ci sono degli episodi, capisci che la squadra c'è. Per cui dissi questo convinto. A fine partita però, perché a fine primo tempo aveva un altro spirito, insomma. E ci aveva detto, raccontandoci l'importanza di giocare a San Siro in un certo modo, era che chi vince a San Siro può ambire a vincere lo scudetto, e credo che abbiamo perso tutte e due, se non ricordo male, e la cosa fa un po' sorridere. E forse anche per quello, dopo la partita e la sconfitta, ci ha comunque tenuto a dire che avevamo giocato per vincere, o comunque avevamo dimostrato sul campo che la partita sarebbe potuta andare come succede spesso, insomma, in tanti modi, ma avevamo fatto quello che era il nostro dovere, quello che una squadra che vuol vincere il campionato deve fare andando a San Siro. Questo me lo ricordo, era proprio contro il Milan, dove lui ci disse che era convinto che quella prestazione ci avrebbe consolidato ancora di più nonostante la sconfitta. Quindi è stato lungimirante, insomma era un allenatore vincente ed esperto, forse l'avrà fatto pure per darci una carica, perché aveva visto che avevamo fatto una grande partita e che magari avevamo bisogno di stimoli e di essere riconosciuti, no, in questo, quindi insomma su questo Capella è il numero uno. Che saluta il ritorno sul terreno di gioco di Emerson. Esce Marco Del Vecchio ed è il debutto stagionale di Emerson, che si infortunò in allenamento il 18 agosto 2000. Emerson arriva a Roma e si rompe subito il crociato. Se lo rompe qui a Trigoria, si sente come un legno che si spezzava tra le due panchine, quindi eravamo lì nell'allenamento, abbiamo capito subito che era qualcosa di grave, operato, e quindi Emerson rientra. E le immagini che ci abbiamo sono le lacrime di Emerson in tribuna all'inizio della stagione, ma l'enorme gioia di ritornare in campo. Il Puma ci ha dato quel valore aggiunto, quella forza, quell'esperienza in mezzo al campo che ci ha permesso di dare un supporto agli attaccanti, soprattutto nella fase difensiva. Quindi la gioia di vederlo in campo è stata immensa, perché chi rientra da un infortunio come quello che ha subito Emerson ha sempre delle paure, e vederlo tornare con quella foga, con quella tenacia, con quella decisione, abbiamo capito che ci dava veramente un supporto importante. Parma-Roma, dove anche questa volta siamo andati sotto,
E poi un'altra volta abbiamo ribaltato il risultato con un grande lancio di Samuel, una doppietta di Battistuta. Soprattutto mi ricordo di quella partita gli assist di Walter Samuel, la capacità di incidere anche in fase offensiva di un giocatore che apparentemente era il cardine solo della fase difensiva, a parte insomma, inquadrava Walter in quello che è un giocatore completo e poi il cinismo di Battistuta. Certi gesti, certi gol, certe situazioni si misurano anche con gli avversari, insomma. Stiamo parlando di Cannavaro, di Buffon, insomma, giocatori che erano il top. Non pensavamo allo scudetto ancora, pensavamo a vincere la partita. Però adesso, dopo 20 anni, uno si guarda bene, la partita lì è stata molto significativa. Imporsi contro una squadra così è stato insomma, un'ulteriore iniezione di fiducia, ma anche di responsabilità. Adesso non dico che da quel giorno in poi dipendeva solo da noi, però la sensazione era che il 90% dipendesse da noi. La storia su Samuel è molto bella. Una volta ad una festa organizzata dal presidente Sensi c'era ospite Macri, l'attuale presidente dell'Argentina, ed era allora presidente del Boca. Allora gli dissi: Presidente, ma ci avete dato un giocatore lento, un giocatore che ha grossi problemi, questo. E lui mi disse: Macri, Fabio, io ti dico una cosa, durante le partite, quando vedevo che c'era un attaccante contro Samuel che difendeva, io mi prendevo, mi disse, un vaso di acqua, tanto soy tranquillo. E aveva ragione lui, era arrivato stanco dopo la stagione giocata per tutto l'anno in Argentina, quindi non era ancora a posto, poi si è dimostrato un giocatore formidabile. Io credo, fra quelli che ho avuto, se togliamo i 4 della difesa del Milan, Samuel, Aldair sono stati i difensori più forti che ho avuto la possibilità di allenare. Avere Vincenzo in panchina che poteva subentrare a un campione come Battistuta quasi non ce ne siamo accorti, perché Vincenzo aveva quella cattiveria, quel fiuto degli attaccanti e quella rabbia giusta che portava in campo. Un gol importante, un freddo bestiale, entra a freddo,
e quindi sì, cambiò la mia stagione, però non avevo mai giocato praticamente, quindi anche una condizione fisica sicuramente non ottimale, perché è vero che ero uno tra i calciatori che si allenava sempre al massimo, però l'allenamento non era come la partita. Probabilmente il fatto di non giocare dall'inizio le partite precedenti l'ha portato a caricarsi in maniera veramente attiva nelle partite successive, e quindi per noi è stato veramente un valore aggiunto. Il fiuto del gol di Vincenzo è stata una caratteristica, un marchio di fabbrica suo, quindi quella cattiveria, quel fiuto, quella destrezza che ci ha avuto insieme alla classe di Francesco, la corsa di Marco, in quel momento sono stati degli elementi fondamentali per la rincorsa al titolo. Decisiva perché l'avversario era forte, che la partita era sempre in bilico e poi vincemmo alla fine, se non ricordo male, all'ultimo minuto. Quella sì, una di quelle partite che sicuramente ci diede ancora una carica ulteriore, però non credo che mancassero una decina di partite ancora, insomma, più o meno, e quindi già eravamo consapevoli che potevamo raggiungere il traguardo.
Noi quella partita l'abbiamo vissuta in maniera un pochino strana, perché noi ormai avevamo dei compagni di viaggio che erano i nostri tifosi, che invadevano le città dove noi andavamo a giocare in maniera festosa, ma noi siamo un popolo che numericamente siamo tanti. Ma questo ci ha accompagnato durante tutto il percorso di quel campionato. Con la Fiorentina c'erano stati, con le tifoserie, sempre motivi di preoccupazione. L'abbiamo vissuta un po' come un'ingiustizia, perché la subivamo come una penalizzazione. Probabilmente questo stress extracalcistico ci ha un pochettino condizionati. In quel momento era uno dei migliori portieri italiani, Antonioli, quindi parliamo di un portiere che dal punto di vista tecnico era il top. Come tutti i portieri può capitare qualche errore, chiaramente il portiere viene evidenziato. In quel momento Francesco si è sentito un po' come il papà di una famiglia, e quindi a dire: tranquilli, ci sono io, siamo primi, faremo tutto per arrivare a quella meta. Quindi si è caricato di responsabilità, e quindi mettendo in sicurezza la squadra, mettendo in sicurezza Antonioli, ma mettendo in sicurezza anche tutti i compagni di squadra, sapendo che questa altissima considerazione che i tifosi avevano di lui, e quindi questa sicurezza e questa fiducia che avevano in lui poteva essere l'ombrellone di copertura per la squadra. Una partita molto dura, credo ci fu verso la fine, no? Fu a fine partita che, insomma, gli ultimi minuti ci fu questa mischia dove forse con la mano la spinzinai in porta. Però se ti dovessi dire che me lo ricordo perfettamente, no, sono sincero. Se fosse stato di mano è una qualità, insomma, quella diventa poi una qualità, anche se non si dovrebbe fare, però insomma sono tante le cose che a volte in campo succedono che non sono giuste.
Udinese Roma arrivava un momento particolare, eravamo senza Francesco, era anche lì un campo dove avevamo tutto da perdere e siamo riusciti già nel primo tempo a dare le giuste linee alla partita, quindi aggredendo nella loro metà campo, comunque impostando quello che era il nostro gioco. Un gol che mi ha fatto un po' sorridere perché di sinistra l'ho messo sotto l'incrocio e la settimana dopo eravamo convocati in nazionale o 2 settimane dopo, insomma comunque Trapattoni commentando quel gesto tecnico mi ha detto che effettivamente chi non ci prova non ci riesce, quindi per me insomma fare un gol di sinistro al volo come ho fatto era abbastanza strano. Quella settimana Tutto Sport, che era il giornale ovviamente della nostra principale concorrente alla vittoria dello scudetto, mi aveva dato 10 nella partita e in effetti ho portato a casa anche la statuetta del migliore in campo, che in quel periodo si dava al migliore in campo a fine partita, quindi è stato un po' particolare. Poi sicuramente, come vedete sempre, quando ero io il migliore in campo significa che i grandi campioni avevano steccato la partita. Ma il derby di ritorno è stato un po' la coda di quello dell'andata. Credo che Batistuta noi ce lo ricordiamo tutti a Firenze che lui fa la mitraglia, quindi voleva forse inconsciamente spezzare quel tipo di festeggiamento e farne un altro qui a Roma. Ma era talmente un qualcosa che faceva parte della sua persona, della sua pelle, della sua genesi, che poi alla fine non si riusciva a trattenere e quindi la mitraglia partiva automaticamente. Al derby quella mitraglia aveva un valore particolare, significa annientare la Lazio e i laziali. Ebbi un piccolo infortunio nazionale muscolare leggero dove mi fece saltare il derby del 2-2 successivo. La partita successiva era Juve-Roma appunto e io quella settimana non mi allenai mai, però volevo andare perché pensavo se andiamo sotto, cosa probabile, entro. E quindi parlando col medico eccetera, facendo tutti gli esami, vari esami, tutto, il giovedì o il venerdì convenirono che io non dovessi partire per la trasferta di Torino. E io invece ero particolarmente, mi sentivo bene, volevo giocare, però poi capì che insomma a Capello
fece la valutazione di mancano poche partite, se mi porto Montella, poi se entra perché sto sotto con la squadra, se entra poi si fa male, insomma ho perso la partita, poi non c'è un giocatore in meno e quindi non voleva. E io mi imposi, sabato mattina gli scattavo davanti, andavo su e giù, non mi allenavo tutta la settimana perché volevo andare, perché nella mia visione pensavo di dover entrare perché la squadra fosse sotto, e quindi mi imposi e alla fine mi ricordo questo colloquio con mister che venne campo B e a vedermi che scattavo col medico, dice mister io voglio partire, e io mi sento vuoi partire? Ok, vieni. E quindi partii con questo, quindi alla fine del primo tempo iniziavo a scaldarmi perché eravamo sotto 2-0, eccetera eccetera, e poi tutti conoscete la storia. Tu prepari le partite, sai che è fondamentale, spieghi tutto, prepari durante la settimana l'allenamento, la tattica, questo, fai vedere i video, guardate che succede questo, fanno questo, stiamo attenti a non fare. Attenzione, Zidane fa questo e quest'altro, entra centralmente, 10 minuti, 8 minuti, puff, 1-0. Passa altri 10 minuti, Zidane, stessa cosa, puff, 2-0. E allora dico, ma vedi, tu spieghi, parli, prepari, cosa hai fatto? Dove se mettiamo le mani. Era importante, non abbiamo voluto strafare e rimontarlo, provare a rimontarlo. Io mi ricordo bene in campo, stiamo calma, 2-0, non prendiamo un'altra, no? perché diventava anche mentalmente pesante. E quindi abbiamo tenuto il 2-0 fino al primo tempo. Il mister è entrata. Spesso si arrabbiava, ma su quella lì no. È stato molto calma. Giustamente lui ci conosceva molto bene e quindi in quel momento ci serviva non la pacca sulla spalla, però sapevo che potevamo fare molto di più. Capitano che viene tolto è un segnale molto importante, insomma. Pensare di togliere Totti in una partita così fondamentale bisognava essere Fabio Capello. Francesco aveva una voglia di giocare a Torino e far bene, poi vedere quella platea di tifosi che ci avevano seguito e vedere il cambio, Francesco rosicone di natura, quindi inizialmente non l'aveva presa benissimo. Però la Roma viene prima di ogni cosa, entra Ide e la partita va come deve andare. Io non sono di facile emozione, però questo mi sono emozionato un po' a riviverlo mentalmente, questo gol. Per tutta la storia che c'era dietro, che ti ho raccontato prima, eccetera eccetera, quindi io non è che ho immaginato che la palla finisse lì in quel momento, io speravo che la palla finisse lì, quindi mi ricordo che corsi, ero quasi fuori aria e corsi insieme alla palla e forse anticipai pure ancora una volta Bati e quindi sta palla sembrava che non entrasse mai in porta. E poi c'è questa corsa verso la curva, che non è che ne ho fatte tante di corse verso la curva, che da calciatore un po' me ne dispiace. Sì, c'era un'euforia sugli spalti che era
insomma è spiegabile. Decido il cambio con Nakata, metto fuori il gol, metto dentro Montella, fa gol, bravo perché hai fatto le scelte giuste. Siamo così, quando le indoviniamo siamo bravi, quando le indoviniamo meno bravi. Credo che tutti gli allenatori abbiano un pizzico di scaramanzia e quindi quando le cose vanno bene le ripropongono, e nella partita successiva si è riproposta la stessa cosa. Ma la cosa importante era arrivare al 17 giugno, quindi Francesco poteva anche non giocare nella partita successiva con l'Atalanta, la cosa importante era arrivare a Roma-Parma. Sì, mi ricordo una partita veramente dura, dopo la partita con la Juve appunto, dove avevamo bisogno ancora della vittoria perché avevamo un calendario non facilissimo, e sì, me lo ricordo, e sono affezionato perché è un gol che non è spettacolare, insomma non è marchiato, non è riconosciuto, invece fu un gol pesante in quella partita, non tanto perché fu poi alla fine decisivo, perché fu un gol insomma, che decise una partita, sbloccò una partita estremamente difficile, che era probabilmente classica partita da 0-0 insomma. Che mi è passato per la testa, non lo so nemmeno io. Mi piace toccare il pallone, mi piace, amo questo sport, amo il pallone, e quindi mi è arrivato, so che ho lasciato Assunzao che stava per arrivare, sicuramente mi ha visto arrivare, mi ha lasciato e mi è venuto spontaneo di fare un mezzo palleggia, un'altra palleggia, e poi ho tirato. Non è che mi ha detto bene perché non ho puntato all'incrocio, però secondo me la cosa più bella è stata l'esultanza, che per me era normale. Adesso rivedendo alla televisione, per me era normale perché l'ho saputo fare, non voglio fare il francese presuntuoso, però l'esultanza per me è stata meravigliosa, più del gol.
quando siamo ripartiti dopo la partita, un traffico sull'autostrada col pullman. Che è successo? Che c'è un incidente? E siamo arrivati al paese Candelà, dove tutti i tifosi si fermavano con la macchina sull'autostrada per fare la foto vicino al cartello Candelà. Più di questo un po' è la fantasia e il feeling che ho con questi tifosi fantastici. Abbiamo cominciato bene e poi c'è stato una lite un po' tra Montella e Calazza e io sono intervenuto non dei migliori di modo, ho voluto spostare Calazza e poi l'arbitro ci ha mandato via a me e Calazza, rosso. Ricordo l'episodio, ci fu un battibecco, insomma, una roba del genere. Fortunatamente venne Vincent, che forse è stato uno dei suoi migliori assist che ha fatto, che mi difese perché insomma abbastanza grande. Vincent, che è un personaggio strepitoso a cui voglio veramente bene vero. È incredibile già per mio sbaglia, è incredibile dopo il grande gol di Montella che avevo difeso e che lui è rimasto in campo, ha fatto un gol, uno dei più belli suo, anche se lui le faceva tutti belle, però quello un pallonetta a Rossi non è da tutti i giorni. Sì, è un gol insomma di quelli spettacolari, decisivi. Anche lì arriva in quella partita non particolarmente sereno, per così dire, perché venivo da qualche doppietta e mi ritrovai in panchina, qualche gol decisivo e mi ritrovai in panchina e fu un gol, sì, forse anche un po' irrazionale, non lo so, però di quelli che sono rimasti nella memoria, dove vengono ricordati, viene ricordato ancora, ma soprattutto dai ragazzini, che talvolta, insomma, quando mi succede mi viene ancora da sorridere, perché anche i ragazzini che non erano nati sanno l'esistenza, insomma, di questo gol. Quindi è stata una grande bella partita.
Allora, Napoli-Roma facciamo un passettino indietro. Io ho dormito su un letto dove sotto c'erano dei cartoni o delle borse con tutte le maglie dei festeggiamenti e delle bandiere, quindi il letto non poggiava sulle quattro zampe, era in bilico, ma noi questo materiale dovevamo conservare in un posto sicuro, quindi l'unico posto sicuro che nessuno le poteva prendere era sotto il mio letto. Quando noi arriviamo a Napoli, all'interno del nostro albergo c'erano 3 matrimoni napoletani classici, quindi albergo invaso di tifosi del Napoli, con la squadra che si andava a giocare lo scudetto il giorno successivo. Quindi la preoccupazione dei tifosi del Napoli dentro, la preoccupazione dei festeggiamenti dopo che devono avvenire, non dormivi perché il letto stava in bilico, ti svegli la mattina e ti ritrovi i tifosi sotto il pullman che ci hanno accompagnato con i motorini dall'albergo fino allo stadio, tirandoci di tutto contro il pullman, ma noi abbiamo registrato tutto perché io avevo una telecamera. Oggi nasce un'altra storia di Roma, c'è un po' di tensione, nessuno mi vede. Forza Roma, forza. Ciao, ci vediamo dopo allora. Il peso. Se vinciamo la faccio vedere, se perdiamo la faccio vedere a nessuno. Forse fra le mie peggiori giornate come calciatore, anche come persona, perché poi mio padre mi rimproverò a lungo per quello che feci, anche se poi la TV l'ha messo in maniera diversa della realtà. Porta via 3 punti dal San Paolo, Amoruso! Rete! Amoruso, Napoli in vantaggio al 37esimo del primo tempo. Il Napoli è passato in vantaggio con Nicola Amoruso. Parte Totti, rete di Battistuta, 1-1, il pareggio di Gabriel Battistuta sul calcio d'angolo di Francesco Totti, parità al 43esimo. Della panchina ha avuto rassicurazioni da Saber fuori nelle ultime settimane. Attenzione Paolo. Totti, rete! 2-1! Totti! Protestano i giocatori del Napoli, vogliono il fallo di mano. Treossi ha indicato il centro del campo. Roma in vantaggio con Francesco Totti al 7° del secondo tempo. Roma in vantaggio con Francesco Totti. Il primo tempo il mister mi chiese di scaldarmi, io insomma gli chiesi se mi sarei dovuto preparare per entrare subito, lui mi disse di sì, poi iniziò il secondo tempo, già gli mister no, aspetta 5 minuti, e quindi mi portò così fino all'85esimo se non ricordo male, e quindi fumavo di rabbia. Seguiamo questo calcio di punizione. C'è anche Pecchia, batte lui, rete, pareggio del Napoli, ha pareggiato il Napoli con Pecchia, tutti aspettavano il sinistro di Jakunovski, invece è arrivato il gol di Fabio Pecchia
al gol ero lì perché mi aspettavo che mi avrebbe chiamato e quindi da lì scaturì un po' la mia rabbia oltre misura. Insomma, questa famosa bottiglietta io non l'ho mai tirata indirizzata a Capello, ma indirizzata alla parte opposta guardando lui, ma ero particolarmente arrabbiato. No, però avevamo anche un battibecco in campo dove la forza di Capello è proprio quella, insomma, riuscire a trarre fuori meglio che il calciatore, a prescindere se il calciatore esagera in qualche esternazione, quindi esagerai. Gli animi si erano surriscaldati e dentro lo spogliatoio, al rientro dei spogliatoi, come al solito ci siamo trovati, quando ci sono questi episodi che accadono nel mondo del calcio, io e Francesco al centro della diatriba mister Montella. Quindi Francesco si è occupato un pochino più del mister, vista anche la stazza di Francesco e la stazza di Capello. E io mi sono occupato di Vincenzo per evitare dei punti di contatto. Non tornai col pullman con la squadra, rimasi a Napoli, mi rifugiai a Ischia, il presidente che mi chiamava di rientrare, lo tranquillizzai dicendo che sarei tornato il martedì per gli allenamenti, che non ero in condizione di tornare, altrimenti avrei esagerato oltremodo. Insomma, il martedì iniziò l'allenamento, chiesi mister, per me non è successo nulla, insomma pensiamo solo a vincere lo scudetto, cosa è meglio per la Roma, e lui dice bravo Vincenzo, la cosa giusta è questa, mi date la mano e dimentico tutto. E questa secondo me è stata veramente la sua grandissima forza che un po' mi sono portato nella mia carriera da allenatore. Non serviva prepararla quella partita lì, si doveva andare in campo e vincere. Se non capisci che ti stai giocando l'ultima partita, sei arrivato al tagliare il traguardo dopo tanta fatica e non tagliarlo sarebbe stato da stupidi, no? Quindi attenzione, determinazione e soprattutto aiutarsi. Le bandiere, le core, le telefonate. Mi viene, non dico l'ansia di pensarci, però un'aspettativa giustamente del popolo giallorosso. Dalle finestre davanti a Trigoria fino all'Olimpico. Claxone e Corolo giallorosso. Una magia pura, una domenica proprio speciale. Mi ricordo che quando arrivammo allo stadio c'era un muro di gente, secondo me c'erano 100.000 persone. E io pensai, questa partita può giocare anche la primavera, che la si vince, insomma. Ricordo la faccia di Dino Baggio quando ci ha visto con la divisa invernale, perché ormai non ci eravamo tolti la divisa invernale neanche per la trasferta di Napoli, perché spostare una virgola, come tutti i tifosi della Roma sanno, anche spostarsi sul divano può cambiare la partita. Si scende in campo, si gioca, si fa quel che fa, si guarda, si osserva l'uno all'altra e a un certo punto un grande bel lancio di Tomasi che non era abituato, infatti ha sbagliato,
Tommy mi ha fatto un lancia, ha messo un po' troppo vicina al calcio d'angolo. Io non vado a saltare con Fuser, faccio finta di saltarlo, lui salta e la prende di testa e io aspetto il pallone. Do un passaggio semplice a rasoterra, Montella che neanche alla mia partita da Dio mi ha fatto un passaggio per farmi gol. Quella palla Montella non lo so come mai ha fatto finta di tirare, ha lasciato la palla al capitano. Sì, io lo vidi con la coda dell'occhio e decisi di lasciare. Credo che non me la chiamò nemmeno Francesco la palla, non so perché, se perché se lo aspettasse o perché non se l'aspettasse se l'avesse chiamato. Quindi fece un gol strepitoso, bellissimo. Non dire che è stata una liberazione, però diciamo che è stata importante. L'unica corsa che ho fatto sotto la sonda, forse, almeno che mi ricordi, e fu un'emozione che sento ancora, insomma, proprio perché c'era Roma sotto la curva, dentro la curva, i gladiatori, mi ricordo, insomma, era una cosa, è un'emozione che ti porti sempre. Braschi fischia per una punizione, il pubblico capisce che era la fine della partita e fa invasione. La partita non si poteva riprendere, quindi in quel momento ci dovevamo inventare qualcosa per far riprendere la partita. Io mi tolgo la mia maglietta d'allenamento e la do a Gigi Buffon, quindi Gigi gioca con la maglietta mia d'allenamento girata e con i scarpini 47 di Silvio Musa, che era il nostro fisioterapista. Non aver capito che se ci fosse entrato un tifoso pseudo romanista, juventino, interista, mettilo come vuoi, con un coltello, oppure fosse andato vicino a un giocatore del Parma, dammi la maglietta, gli avessi dato un cazzotto, oppure questo, vai fuori, e questo avesse reagito, noi perdavamo il campionato. Cioè, non capire questa cosa qua è stata una roba drammatica per me. Difatti era una belva in campo per questo pericolo, non perché avevano fatto un'invasione. Se tu dai una spinta, un cazzotto a un giocatore del Parma che si butta per terra, hai perso il campionato. Io insieme a uno dei magazzinieri siamo corsi nello spogliatoio dell'Olimpico che stavano sopra rispetto a dove sono collocati adesso e abbiamo recuperato le maglie del primo tempo. Le abbiamo portate sotto, pensavamo di aver sistemato la situazione, ma mancava l'attrezzo principale per giocare, che era il pallone, perché erano spariti. Vedo con la coda dell'occhio un tifoso che si era nascosto un pallone e probabilmente mai in vita mia ho fatto una cosa del genere, ho quasi preso per il collo per farmi da sto pallone per giocare. Io la maglia non me lo so fatta levare, neanche il pantaloncino.
che io avevo capito che rischiavamo, anche Capello, eravamo 2-3, quindi io sono rimasto in campo a strillare, a urlare, a dire guarda che rischiamo e poi alla fine, per fortuna, le porte non si sono rotte, i tifosi sono ritornati al posto loro e abbiamo finito la partita. Era un pianto liberatorio perché noi da romani e romanisti, che eravamo arrivati qua nell'89, quindi lui capitano, io suo preparatore, io preparatore della squadra, vincere uno scudetto alla Roma era qualcosa di impensabile, ma era il sogno che avevamo da bambini. L'amore per il calcio è stato ripagato in una giornata, quello che avevo fatto sempre col sorriso da bambini, un'altra volta mi ha ringraziato il popolo giallorosso, la società, le mie compagne. Tutti insieme è una partita. Dall'inizio alla fine abbiamo condotto in testa, abbiamo giocato sempre un ottimo calcio e abbiamo dimostrato anche quest'oggi, nell'ultima partita, contro un avversario di grande valore, di essere una squadra veramente valida. Per questo devo dire grazie alla società che mi ha messo a disposizione questi loro giocatori e a tutti gli altri collaboratori. Emozioni, brividi, insomma una cosa indescrivibile, insomma uno stadio così è difficile trovarlo altrove. È arrivato dopo 6 anni che sono qua, finalmente è arrivato, sono molto contento perché tutti aspettavamo noi, il mister, la società, i tifosi, tutti quanti. Adesso siamo contentissimi, ci godiamo questa vittoria perché veramente è un momento indimenticabile. campioni dell'Italia siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! I campioni dell'Italia siamo noi! Avevamo vinto lo scudetto strappandolo alla Lazio. Avevamo vinto lo scudetto dopo 18 anni e dopo 18 anni ci chiedevamo ancora cos'è in un abbraccio. E la cosa più commovente era scoprirci ancora bambini e non saperlo dire, ritrovandoci dopo 18 anni a piangere ed abbracciarci ancora. Non c'era un centimetro che non fosse stoffa quel giorno e stoffa che non fosse aria. Respiravamo i nostri colori. Era tutto rosso quel giorno, più rosso che giallo, abitavamo i nostri cuori. Non era la voglia di stringersi un po', quella ce l'avevamo sempre avuta, e che eravamo tutti la stessa persona. Era quello che dovrebbe sempre essere, ogni tifoso della Roma una bandiera.
stretta, esposta, sventolata, sgualcita, fiera, vecchia, nuova, la stessa per 18 anni e per sempre, in quell'anno. Il colpo di testa dal limite dell'area di Batistuta come un tiro col piede, la magia al volo di Totti, la punizione bomba contro il muro non solo del Verona ma di tutti quegli anni, le lacrime di un leone con la Fiorentina. Gli arcobaleni colorati di Cafù, 1, 2, 3, 1000 volte sopra quegli altri, Samuel, Montella, la gente in festa, e a Parma la curva frana sulle ginocchia di Batistuta in braccio a tutti noi. Il pallonetto fino al cielo e ritorno col diavolo, il tiro fulmine di Totti col Parma senza ritorno. C'erano più bandiere che persone quel giorno, c'era ognuno di noi. Che cosa hai fatto negli ultimi 20 anni? Sono andato a letto presto, o forse qualche volta no, ma comunque poi ho fatto sempre lo stesso sogno, lo stesso, la Roma campione, come quel giorno.